Ecco qua. Questa è la nostra spesa. 9,50 euro, circa 3 euro, circa 1 euro, circa 2 euro, circa 3 euro, circa 2,40 euro, circa 3 euro, circa 3 euro, 4,50 euro, 1,50 euro, 1,50 euro, 50 centesimi, 1,50 euro, 70 centesimi. La cosinera sudamericana. Ci avremo pure il caffè. Con la moka portata da casa. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina da un posto particolare, dico particolare perché ce ne siamo letteralmente innamorati. Vi lascio la posizione nella cartina. Ci troviamo, come già detto, in culo al mondo. Sarà forse questa lontananza da tutto, sarà forse perché abbiamo conosciuto qualcuno qua in paese e soprattutto perché la proprietaria di questa struttura è stata gentilissima, ci ha raccontato la storia della sua vita. Se acquisterete il libro la troverete nel libro scritto ovviamente da Sara. Comunque, come tutte le cose belle hanno un inizio e hanno anche una fine, il viaggio riprende con la speranza che troveremo tantissime altre cose belle lungo la strada. Ripartiamo direzione Puerto Rio Tranquilo. Moto stracarica, più carica del solito perché c'è anche tanta roba da mangiare. Questa è stata la nostra casina per 5 giorni. La proprietaria vive qua dietro. Questo giardino che vedete è tutto per Catollo, il cane della proprietaria, che è spettacolare, solo che ora non so dove sia finito perché ogni tanto lo vedo che si addormenta sotto al sole. Qua il sole è una chimera, ora lo vedete, ma dai nuvoloni penso che fra un paio d'ore rinizierà a piovere, quindi andiamo a controllare se Sara è pronta e ripartiamo. Pronta? Pronta? Sentivo che Francesco vi diceva la moto è più carica del solito per il cibo che abbiamo dietro. Abbiamo fatto un po' di scorte, non dovremo attraversare i confini perché qualche giorno rimarremo qui in Cile, per cui ci siamo leggermente allargati, non più di tanto, però quello che non consumiamo e quello che riusciamo a trasportare per noi è sempre un gran tesoro. Vi facciamo fare una piccola panoramica della casina, del resto è per forza piccola dato che è un'unica stanza e un bagnetto. Non lo faccio quasi mai, ma mi sono ripromesso che nel video ci saranno alcuni cambiamenti perché non voglio parlare del solo viaggio in moto. Vogliamo condividere anche tutto quello che circonda la vita quotidiana, tipo questa cosa qua. Questa mini casina ci ha ospitato per 4 notti, 5 giorni, saranno circa 30 metri quadri, ma ha una caratteristica interessante: super calda, super accogliente, per 2 persone basta e avanza. Ma soprattutto, parlando con la proprietaria, ci ha detto che l'ha costruita circa 9 mesi fa e costruire una casina del genere qua in Cile significa spendere circa 10 milioni di peso cileni. Facendo una piccola conversione parliamo di 11-12 mila euro. Lei ha tenuto a specificare i materiali che ha utilizzato non sono costosi, sono tra quelli più economici, però ho cercato di mettere del mio per renderla accogliente. Pareti in legno, riscaldamento con questa stufetta sempre a legna fenomenale, tavolino piccolino, questa è la mia mano, cucinino, bagnetto anche troppo grande con una doccia immensa, casa molto luminosa, tetto in legno spiovente solo da un lato, patio esterno con 2 sedie e un tavolinetto. Guardate una caratteristica: le pareti esterne sono in lamiera ondulata e sono collegate alla struttura interna di legno con questi rivetti. Le pareti, come tutte le case qua in Cile, sono sottili, ma tutto questo significa leggerezza, al tempo stesso un buon isolamento perché parliamo di materiale tipo legno che è molto isolante, ma caratteristica fondamentale soprattutto per chi è delle nostre zone: queste case sono altamente antisismiche. Quello a cui ci siamo abituati è quindi ormai il rivestimento ondulato e i tetti spioventi solo da un lato. Spesso le casine sono molto strette, molto piccole, però sono costretti a farlo solo da un lato anche per un discorso di neve, anche se Bernarda ha specificato negli ultimi 10 anni purtroppo sta nevicando pochissimo, invece l'inverno è molto piovoso, cosa che qui non è molto conveniente. Sì, va bene la pioggia, ma non come è stato negli ultimi 10 mesi. Per il pubblico femminile ho promesso di mostrare le sue chicche. Questo è un vasino che ha fatto lei, ha detto semplicemente con della lana, con dei sassi e della lavanda, semplicemente è un modo per arricchire e per abbellire, ma una cosa in particolare che voglio mostrare e che abbiamo visto in diverse casine, sia argentine che in Cile, sono questi.
quasi sempre attaccati alle pareti delle case. Lo avevamo visto anche da Liliana a Rio Grande. Lei ha detto: l'ho fatto tranquillamente, di solito si fa in macramè, ma il macramè è un materiale più europeo. Qui in Sud America abbiamo molta lana, per cui ci occupiamo della lana. Non ci ha saputo spiegare bene il simbolo, cioè se abbia questa costruzione manuale un valore simbolico. Se qualcuno di voi lo sa, fatecelo sapere, perché è frequentissimo nelle case sudamericane. Ovviamente da geometra il tetto è spiovente solo da un lato quando parliamo di casine strette e lunghe, poi se dovete costruirvi una casa tutta per voi la fate più grande, hanno il classico tetto a capanna, ovvero la doppia falda spiovente. Ve la faccio vedere anche da quest'altra prospettiva. Abbinamento esterno, colore nero per quanto riguarda le pareti ondulate in metallo e queste linee marroni date appunto dal legno, per me è il top. Ora però ripartiamo in fretta perché dalle previsioni ho visto che dovrebbe arrivare la pioggia. Comunque oggi giornata super tranquilla, la tappa sarà brevissima, ci fermeremo come detto a Puerto Rio Tranquillo, circa 60 km, ma non ci dimentichiamo che qua parliamo della carretera australe, quindi parliamo di strada totalmente di ripio e con questo bisonte non è proprio il massimo da guidare, ma noi andiamo piano e ce la mettiamo tutta. Particolare non indifferente per chi ha bisogno di cucinarsi in casa. Bernarda è una delle uniche proprietarie della casina a fornire delle presine per non scottarsi con le pentole. Non è così frequente, sembra una cosa scontata per noi italiani, ma non lo è qua. Probabilmente non sono così tanto abituati a turisti che si cucinano a casa. Cioè, ma vi rendete conto? Anche chicche culinarie nei video. Sembra banale, ma vi assicuro che non lo è, perché nelle nostre casine super fornite abbiamo tutto a disposizione. Quando ci si sposta inizi a dire: oddio, come faccio a prendere la pentola? Oddio, come faccio a spostarla? Anche le banalità diventano fondamentali. Da parte mia, quello che non è banale è fare una scelta, un cambio di vita del genere con la moglie dietro e con tutti questi bagagli, cioè ovvero con tutta la nostra vita. Poi ci faremo un video pippone dettagliato perché questa scelta non è stata così causale, ma ovviamente ponderata. Siamo a numero 514 di video pipponi che arriveranno, preparatevi. Ma loro sono masochisti, dai commenti che leggo gli piacciono anche i video pipponi. La moto inizia ad essere abbastanza sporchina, guardate, 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 ma la rende più adventure. Finché parte al primo colpo non mi resta che ringraziarla. Abbiamo preso tutto? Sì. Oggi abbiamo anche cambiato l'abbigliamento, via Piumino, mettiamo questi mid layer, mezza stagione, 60 grammi diciamo, veramente eccezionali. Solito controllo. Il controllo sotto al letto è obbligatorio. Anche divano qua. Ci siamo. Vamos ragazzi. Per Bernarda lasciamo la chiave sulla porta. Altra cosa che non vi ho detto, mi vedete con barba e capelli fatti perché con me ho portato anche la peluchera. Quindi fate attenzione nei commenti se vedete qualche ciuffo non tagliato bene, se vedete qualcosa che... No, non fate attenzione nei commenti, non lo dite proprio. Dettaglio molto importante da marchigiano, importantissimo direi. Questa casina ci è costata $60 a notte, l'abbiamo prenotata su Airbnb, ma come sempre se conoscete la proprietaria venite senza passare tramite questi canali, quindi venite qua direttamente. Il costo è di 45.000 pesos, quindi circa 50 euro a notte. Poi anche su questo motivo, per come prenotiamo, per come poter risparmiare, ci sono tantissime cose che stiamo imparando, strada facendo, ma ci voglio fare un video per condividere tutte le piccole nozioni, le piccole accortezze che si potrebbero adottare in un viaggio del genere, ovviamente per risparmiare. Vi portiamo a fare un giro di Puerto Guadal, come ormai vi abbiamo abituati. Non siamo in periferia al paesino, semplicemente il paesino è molto piccolo, molto semplice, diviso in quadre e eschine, come ormai il Sud America ci ha abituati. È primo pomeriggio qui a Puerto Guadal. Bernarda ci ha permesso di rimanere nella casina senza chiederle nulla fino alle 13. È stata una signora estremamente simpatica, ci ha raccontato anche la sua vita, non proprio facile. Ha iniziato il Sud
discorso dicendo la mia vita è una novela. Viene da Santiago, la capital, come ha tenuto a precisare, però per ironia della sorte, rimasta sola con un bimbo piccolo, è stata presentata da un suo amico a Philippe, un francese che con la sua famiglia si voleva trasferire qui in Patagonia e voleva aprire un lodge. Ha iniziato facendo la babysitter alla figlia di Philippe, per poi ricevere la proposta di questa coppia francese di venire a lavorare con loro. Le avrebbero insegnato tutto, sia a fare la cuoca sia a sistemare l'hotel che avevano intenzione di aprire in questa zona. Erano i primissimi anni 2000, la carretera australe era appena stata terminata, il lodge in questione dove Bernarda è cuoca si trova in quella direzione, proprio fronte lago General Carrera. La sua permanenza da Santiago qui a Puerto Guadal doveva durare 3 mesi, era una prova che lei si era data. Da 3 mesi si sono trasformati in 23 anni, ora ha un compagno qui a Puerto Guadal e ha investito i soldi trattenuti dallo Stato, che poi ridà ai cittadini lavoratori una volta andati in pensione, nella casina che avete visto. Il lodge è quello in fondo con gli igloo bianchi che si vedono, molto bello, molto elegante. Puerto Guadal, la perla del lago. Pensate anche a questa coppia francese che lui è alpinista, chef e anche appassionato di fotografia, che all'inizio degli anni 2000 ha deciso di investire in questa zona ancora estremamente isolata. Ripetiamo che questa zona, ci troviamo nella regione dell'Aisén, è rimasta completamente isolata per tantissimo tempo. La carretera austral è stata proprio voluta sia per scopi militari sia per togliere questa regione dall'isolamento estremo. Per raggiungerla dall'interno del Cile bisognava passare per le strade argentine e poi rientrare. Quindi onore anche ai pionieri che decidono di investire laddove sembra impossibile farlo. Questa di fronte a noi è la piazza e vi mostriamo il supermercato dove ci siamo sempre riforniti facendo una piccola passeggiata mattutina. Non è un orario particolare, Puerto Guadal ha sempre questa tranquillità, tutta la giornata. Questo è il supermercato Plaza, ora chiuso per pausa pranzo. Puerto Guadal non è fornita di banche e neanche di ATM dai quali uno straniero può attingere per prendere denaro. Quindi significa che chiunque voglia prelevare soldi a Puerto Guadal, se è straniero, non può farlo. Ricordatevelo, è importante. Altro particolare fondamentale: non ci sono distributori di benzina. Dovremmo essere a posto fino all'arrivo a Puerto Rio Tranquilo, a circa 60 km da qua, però con strada tutto ripio, e lì potremmo avere a disposizione tutto ciò che manca qua. Ripio subito appena usciti dalla cittadina, dal piccolo villaggio. Ci prepariamo al combattimento. Appena imboccato il ripio, speriamo che la info che ci ha dato il compagno di Bernarda non sia, tra virgolette, vera in maniera definitiva, perché lui ci ha detto che in questi giorni ha piovuto parecchio e in maniera forte, in maniera pesante. Iniziamo vagamente a ricordare cosa significhi viaggiare con poco vento. Puerto Guadal si trova a 13 km dalla carretera austral, Ruta 7, Cile. Bernarda ci aveva messo in guardia riguardo a queste buche che in questi giorni erano piene di acqua, come era successo da Cile Chico a Puerto Guadal, però fortunatamente col caldo di oggi e col bel tempo di ieri l'acqua si è asciugata, sembra essersi asciugata fino a qua. Per ora sembra tranquillissima, ma come sempre per un minimo di esperienza acquisita non esageriamo, andiamo sempre seconda, massimo terza marcia sui 30-40 km orari. Mi capita spesso di leggere nei commenti: ma non potevate fare una strada alternativa? Qua bisognerebbe un attimo farci un video dedicato, perché per quanto riguarda la rete stradale in queste zone siamo veramente messi tra virgolette malissimo, perché non ci sono strade fuori da queste. Perlomeno questa che sto percorrendo ora è l'unica strada che ci porta verso nord. L'alternativa era tornare indietro, passare per Cile Chico e riprendere la strada argentina. I ghiacciai sulle montagne
montagne. Siamo vicinissimi al Parco Nazionale Yelo Norte, il cui monte principale è il San Valentín, vicino ai 5000 metri di altezza, il monte più alto della Patagonia del Sur. La difficoltà di guidare su queste strade, in tanti me lo chiedete, me lo scrivete nei commenti, è quando guidi una moto così carica. Anche faccio un piccolo spostamento con un manubrio, sento tutto il peso dietro la moto che un po' per inerzia mi rallenta lo spostamento. Sembra una banalità, ma è un po' come devi leggermente prevedere l'ostacolo. L'imponenza e lo spessore dei ghiacciai, impressionante. Philip, il proprietario del lodge dove Bernarda lavora, ha fotografato quando ha scalato per la prima volta queste montagne la dimensione dei ghiacciai. Dice di farlo ogni 10 anni e ogni 10 anni purtroppo nota la drastica e schiacciante riduzione dei ghiacciai. C'è anche da dire che la Patagonia ha sofferto moltissimo dell'enorme buco dell'ozono aperto proprio sopra quest'area. La grandezza del buco dell'ozono ha contribuito allo scioglimento dei ghiacciai proprio perché i raggi solari non trovano ostacolo nell'atmosfera. Ora, negli ultimi 20 anni sembra che questo buco si stia riducendo. Ne siamo estremamente felici per la Patagonia, ma per tutto il mondo. Ruspa in azione lungo la carreggiata. Quello che ho capito è che in moto, quando appunto la ruspa interviene per manutenzione, significa aggravare la situazione. Magari per chi va in macchina la strada diventa più piatta, quindi più scorrevole, ma in moto bisogna fare attenzione perché con il passaggio delle ruspe non hai più quel solco provocato appunto dal passaggio delle ruote delle auto, quindi non hai più quella sicurezza e viaggi un po' sospeso sul brecciolino. Non oso pensare la situazione del filtro dell'aria al Tenerona, ma io ho promesso che fra massimo 1000 km farò un tagliandone e ovviamente la prima cosa è quella di pulire il filtro dell'aria, anche perché penso che a causa del filtro dell'aria sporco il motore si surriscalda anche un po' di più. Considerate che ora avremmo fatto 600-700 km di ripio. Le acque stamattina leggermente increspate dalla leggera brezza. Ci siamo, Carretera Austral, 50 km a Puerto Tranquilo o Puerto Rio Tranquilo. E questa è la famosissima Carretera Austral, percorsa da tantissimi ciclisti, motociclisti, camperisti, di tutto ragazzi. Qua passa de todo. Dal mio punto di vista queste strade sono difficili da percorrere, sono anche pericolose se percorse appunto con una moto così carica, però dal profondo vi dico che spero che in futuro non le cambino, nel senso che spero ardentemente che non le asfaltino, perché asfaltandole significa aumentare il turismo, significa migliorare l'accessibilità. Quando l'uomo arriva a man bassa, lo sappiamo benissimo, si perde quel tocco di originalità, si perde il fascino dell'avventura, si perde un po' l'essenza, l'anima appunto di questa strada. Altri motoviaggiatori ci hanno detto che a nord questa strada a tratti è stata asfaltata, magari con i tempi sudamericani questa strada fra qualche anno sarà totalmente asfaltata. Dal lato positivo per il turismo ovviamente, ma al tempo stesso si perde quel tocco leggendario appunto attribuito a questa strada. Comunque ora che ne abbiamo percorsa circa 20 km, ci avevano detto che era veramente messa male dal nostro punto di vista alcune strade percorse in Sud America, ma soprattutto la RN 288 dove appunto abbiamo avuto quella scivolata. La situazione era totalmente peggiore rispetto a questa, c'erano molte pietre e sassi presenti sulla carreggiata. In giro per il mondo con uno zaino in spalla sulla Carretera Austral, prendiamo esempio. I motociclisti al versante opposto fanno tutti i fighi, vanno da soli, scarichi in piedi, facile la vita, facile. E fanno benissimo, ora Sara la butto sul lago. Ovviamente si scherza, però quando li vedo così scarichi, così snelli, qua significa assaporare appieno il piacere di andare in moto. Però lasciatemelo dire, se potessi scegliere non è minimamente paragonabile tra
avere il piacere assoluto magari della moto piuttosto che fare un cambio di vita da soli senza la persona che hai scelto appunto per la vita stessa. Perlomeno questo è il mio personale punto di vista, poi ovviamente ognuno fa quello che crede meglio. Mi capita spesso, soprattutto ultimamente, di leggere racconti di viaggi fatti in solitaria, di viaggi che ti cambiano la vita, di viaggi bellissimi perché appunto fatti in solitaria. Dal mio punto di vista, ovviamente in base alla situazione personale di ognuno deve fare quello che crede meglio e quello che può fare, però se potessi scegliere qualsiasi viaggio, per quanto bello, per quanto si possono attraversare posti bellissimi, affascinanti, ma non poterli condividere con qualcuno, secondo me è perdere tantissimo, perché anche fermarsi tipo qua, ammirare un attimo il panorama, poterlo condividere è la cosa più bella del mondo, ovviamente con i suoi pro e contro, perché un viaggio del genere con una donna, ragazzi, ci sono tanti contro, voi mi dite sei fortunato, Francesco sei fortunato, ma anche qua lo faccio un video dedicato, assolutamente si fa per dire, ovviamente stiamo vivendo un sogno, l'abbiamo voluto, l'abbiamo desiderato, ci siamo impegnati tantissimo e ora che lo stiamo vivendo ci sono tantissime difficoltà, però da parte nostra lo auguro a chiunque di poter fare un periodo della vita più o meno lungo in base alle proprie attitudini, alle proprie voglie, al piacere che sia di scoprire il mondo, eccetera eccetera, fare un'esperienza del genere. Noi lo auguriamo a tutti. Ripeto, non è facile, non è assolutamente facile, soprattutto se fate moto, però come tutte le cose difficili ti lasciano qualcosa in più. Stiamo riflettendo sul fatto che questa strada vada vissuta a questa velocità, cioè a 40 km/h, per potersi gustare il panorama come se andassimo in bici. È l'unico modo per farlo in tranquillità, in sicurezza e per godersi tutto il paesaggio che ci offre. Splendido panorama, in fondo le acque del lago sembrano ancora più turchesi perché illuminate da un sole flebile. Qualche albero sembra accennare al giallo autunnale, è un timido accenno. Sembra essere annunciato il puente sul lago General Carrera, non possibile a mezzi superiori alle 30 tonnellate. Eccolo il ponte. Bellissimo! Mamma mia che acqua! Wow, che acque, ragazzi! Che spettacolo! È incredibile! Una targa proprio di fianco al ponte riporta inaugurazione aprile 1989, opera voluta dal presidente della Repubblica Cilena Augusto Pinochet. Intanto, prime gocce di pioggia. La carretera Austral, 1240 km, inizia a nord a Puerto Montt e finisce a sud a Villa O'Higgins. La strada è ancora per la maggior parte sterrata, anche se diversi tratti sono stati asfaltati e verranno asfaltati. L'ultimo tratto da Villa O'Higgins fino a dove eravamo noi, Puerto Guadal, è un tratto in cui bisogna fare per forza avanti e indietro, non a sbocchi. La sua opera, voluta nel 76 dalla giunta militare di Augusto Pinochet, venne iniziata nell'88. Fu un investimento del governo Pinochet estremamente costoso. Venne inaugurata nel 1996 e venne ultimato l'ultimo tratto nel 2000. Lo scopo era sia militare sia togliere dall'isolamento questa regione cilena dell'Aysén. Un cicloviaggiatore davanti a noi. Hola. Il Ripio non risulta così malandato come è in Argentina, proprio perché il passaggio delle macchine è molto più frequente di quello che avveniva giù. E dimenticavamo, il vento è quasi assente, condizione fondamentale e che cambia le carte in tavola. Puente Cañal.
Bernarda ci ha raccontato che nell'hotel dove lavora ieri era arrivato un gruppo numeroso di motociclisti giapponesi che avevano fatto la nostra stessa direzione, Los Antiguos, Puerto Guadalajara. Si erano talmente impauriti dal ripio trovato in questo tratto che avevano deciso di non continuare per la carretera australe, ma di tornare a Los Antiguos e di proseguire per le strade argentine. Spettacolo di colore nonostante il cielo nuvoloso. Sembra il mare di un'isola esotica. Quello che dovrà essere questa strada col sole è indicibile. Anche qui il bello di questa strada è che ti dà per il suo isolamento la sensazione che nessun altro sappia della sua esistenza e che tu possa spifferarlo ai 420 dicendo ho trovato una cosa rarissima. In realtà non è così. Secondo Francesco questo tratto di strada assomiglia quasi all'Alaska. Chiaramente dalle foto noi non siamo mai stati per il momento. 29 km alla nostra destinazione per oggi. Siamo intanto a Rio León. Vogliamo però fermarci a Puerto Rio Tranquilo per la presenza della cattedrale e della Capilla de Marmol, che poi vi mostreremo. Pensando al lato positivo, questa poca pioggia fa sì che quando incrociamo le pochissime auto non si alza il solito polvo. Guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, sempre. E tu anche la terza qua. Ciao la Tenerona. In questo momento il fondo è molto migliorato, ti viene voglia di accelerare, però ho messo il limitatore a 50 km/h. Non dobbiamo superarli. Guardate che spicchio incredibile, bellissima questa strada. Maneje con precaución, guida con attenzione. Ci vengono in mente le parole di Roberto incontrato a Piedrabuena, indimenticabile col suo cinturón in cuoio, che ci disse, guardate intanto che spettacolo questo paesaggio, che ci disse accertandosi delle nostre capacità, guardando in particolare Francesco, maneja con viento, cioè come per dire guardami negli occhi e guidi col vento, sei sicuro? Altrimenti non puoi proseguire. E aveva ragione. È da lui che abbiamo imparato il termine manejar, guidare. Roberto Top, lo salutiamo se mai guarderà questo video. Mentre il verbo cuidar, che assomiglia al nostro guidare italiano, significa fai attenzione, abbi cura di. Termino qui la lezione in spagnolo e poi inizierà quella del dialetto maceratese, anzi dialetto corridoniano, perché si sa che da una zona all'altra del maceratese il dialetto cambia, quindi specifichiamo, il nostro è dialetto corridoniano. Questo tratto di sterrato ripio sembra quasi asfaltato per quanto è libero e compatto, a parte le buche. Ricomincia la pioggia. Il sole non ci degna della sua presenza, ma le acque non si smentiscono. Bahia Mansa, dove potremmo andare a vedere la Catedral de Marmol. Ci siamo quasi 900 metri dalla nostra struttura, dalla nostra casina. Eccoci arrivati, la prima cosa che noto, distributore di benzina, anche perché la Tenerona, se guardate sul cruscotto, ha una sola tacca. Quando ripartiremo faremo benzina assolutamente. Odore di parriglia, l'odore di carne alla griglia è pauroso. Vocazione turistica per Puerto Tranquilo. Dovrebbe essere qua in fondo, o questa o questa, eccola qua. Cabañas La Estrella, ci siamo. Reception, io intanto entro. La casina giù in fondo perché il proprietario ci ha inviato le foto ed è questa con le scale. Poi la metteremo meglio, ora scarichiamo i bagagli. Arrivati. Sara è andata alla reception, la sento dall'auricolare che sta parlando con la tipa della struttura e gli ha detto abitazione numero 7. Quella piccolina là in cima, quindi Tenerona parcheggiata qua sotto, scale e si va, si scarica e si sale ai piani alti.
C'è il mio succo d'arancia, fai attenzione, no? È un disastro, è un disastro! Ragazzi, riporto ancora dolore all'inguine e Francesco riporta ancora il dolore al costato. Ecco. Speriamo passi presto. Sempre a lamentarsi. Poi voi mi dite nei commenti: Francesco, sei un uomo fortunato, Io mi ci farei stare qua, Ecco, Sara pronta per andare a scuola. Io che la guardo sotto la pioggia a scaricare la moto. Gli ho insegnato bene a fare questa operazione. Hai detto le ho insegnato bene o io? Quante ne devo sopportare io? Quante ne dobbiamo sopportare io, la Tenerona? Quante? Ora mi metto seduto e vedo tu che scarichi la moto. Io salgo intanto. Andiamo a vedere in diretta com'è la nostra casina per 4 notti. Intanto le scale sono altissime. Chiave sulla porta che in Italia ti avrebbero rubato l'impossibile. Intanto casina profumata. 3 sedie con vista lago. Com'è? Molto carina. Molto profumata. Sì, te l'ho detto. Stufa a legna, di legna ne abbiamo tantissima. Posizioniamo tutto nella cameretta. Abbiamo una camera un po' più grande e una cameretta. Guardiamo anche il bagno insieme. Banalissima condivisione, tanto un attimo per capire quanto è dura la vita qua. Arrivati, vado ad aprire il rubinetto, non c'è l'acqua, quindi pensavo che avessero i rubinetti chiusi. Mandiamo un messaggio WhatsApp alla reception e ci rispondono: c'è un problema in tutto il pueblo, l'acqua per un'ora, media ora non ce l'ha nessuno. Noi intanto si va a far spesa comunque. Vicino alla moto c'è un secchio per la vernice blu, sicuramente questa mattina stavano riverniciando il tetto. Poi il meteo è quello che è e si sono fermati. Però la Tenerona è meglio coprirla perché alla fine del tetto, per terra sull'erba, c'erano tantissime gocce di color blu, quindi penso che non fanno molto caso quando verniciano e qualcosa magari sopra la Tenerona. Meglio coprirla. Altra cosa, sono uscito al bagno, guardate quel gradino, ho battuto la testa sopra. Questa Cabañas forse è consigliabile girare con il casco. Però a me non mi passa. Ma tu sei pequeña, guarda, pequeña. Proviamo a far così. Non ti alzi, non si zooma. Com'è? I difetti ce li ha tutti. Vamos dal supermercato sperando di trovarlo aperto e sperando che abbiano qualcosa di buono per questa sera. Poi vi faremo vedere la cena. Vamos! Abbiamo aspettato un paio d'ore prima di uscire con la speranza che la pioggia diminuisse, invece... Ho messo la cuffia anche se non è freddo perché sta piovendo tanto, abbiamo un ombrello solo, quindi insomma uno dei due si bagnerà, mi bagnerò io. Voglio sapere chi di voi crede a questa cosa. Scrivetelo nei commenti. Nel frattempo la Tenerona è ancora sotto la pioggia. Siamo arrivati che pioveva, quindi non ho fatto in tempo a coprirla. Questa notte si laverà. Senti che scivola, bella tutta bagnata. Lava anche le sacche dietro. Andiamo al supermercato anche perché domani ha messo sempre tempo brutto. Facciamo scorta di viveri sia per oggi, per domani e forse dopodomani, sempre dalle previsioni abbiamo visto che dovrebbe migliorare, dovrebbe essere l'unico giorno tra i 4 giorni che resteremo qua con un po' di sole. Se riusciamo facciamo l'escursione alla cattedrale di marmo. Intanto vi mostriamo Puerto Rio Tranquillo nella sua splendezza. Questi paesini sono assurdi, ancora non riusciamo a capacitarci di come le persone riescano a vivere qua. C'è una tranquillità disarmante, sono piccolissimi, non c'è quasi nada. A noi piacciono e sono molto affascinanti, però ripeto, pensare di viverci per tanto tempo è difficile. La cosa positiva è che il supermercato ce l'abbiamo proprio qua dietro a 1,5 quadre. Arrivati Campo de Hielo. Non vi abbiamo mostrato il supermercato perché come sempre c'è la musica all'interno, però qua la situazione è drammatica. A ora siamo stati in 2 supermercati ma entrambi non hanno né acqua né frutta e verdura. L'acqua non ce l'hanno perché da oggi pomeriggio dalle 3:30 è mancata proprio l'acqua in tutto il paese di
Puerto Rio Tranquilo e la gente ha fatto incetta di acqua anche per altri utilizzi. Solitamente invece c'è sempre l'acqua perché nessuno la beve. Frutta e verdura non c'è, abbiamo chiesto se possiamo tornare in tutti e due i posti domattina, ci hanno detto no, credo di no. Ora ci rimane la terza opzione, ovvero l'ultimo supermercato. Le proviamo tutte sperando che è ancora aperto, perché qua alle 8 todo cerrato. Intanto vi mostriamo l'immenso parco giochi di Puerto Rio Tranquilo. Appena usciti dall'ultimo supermercato li abbiamo passati tutti, qualcosa siamo riusciti. Ora si va a cena. Tornate a casa, ho visto sulle previsioni che domani pioverà per tutto il giorno, quindi mi sono detto, anche se la moto non va coperta quando è bagnata, la copro ugualmente. Tenerona pronta per la notte. Ora meritato relax. Andiamo a mangiare gli hamburger con una bella birra patagonica. Ciao ragazzi!